Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Toro o ascendente Toro, solo per i più esperti anche Luna e Venere in Toro. Andiamo a vedere come sarà il mese di marzo. Andiamo a fare una bellissima struttura dove potremo vedere tutte le energie e gli spiriti con i quali avrai a che fare. Poi andremo ad approfondire l'amore e alla fine del nostro viaggio insieme ti leggerò il rituale della buona riuscita per conseguire i tuoi obiettivi e allinearti alle missioni dell'anima in questo mese. Quindi, detto questo, ragazze e miei ragazzi, partiamo subito. Allora, partiamo dagli oracoli. Chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te, affinché tu abbia gioia, bellezza, visione e prosperità. Sabbe, Satta, Sukhi, Hontu. Toro, marzo. Qual è lo spirito che ti visita? Qual è l'ombra, la paura, la resistenza che chiede ascolto? Qual è il dono che nasce, il miracolo quotidiano possibile? Allora, lo spirito che ti visita in questo mese. Tutto ciò che brilla, andare al di là delle maschere, degli eventi e delle persone, guardare l'essenza. Tutto ciò che accade ha come fine ultimo la libertà e l'amore. Allora lo spirito che ti visita in questo mese è quello spirito che ti permette di vedere questo, di andare al di là delle maschere. Le maschere cosa sono? Il divino che è inconoscibile, il divino è misterioso, inconoscibile. Si può conoscere solo attraverso le maschere che il divino usa per palesarsi a te. E quali sono queste maschere che il divino utilizza per palesarsi a te? Gli eventi che ti accadono e le persone con le quali entri in contatto. La parola persona viene dall'etrusco persu, che significa maschera, ma gli eventi stessi sono veicoli, maschere del divino. E quindi qual è l'obiettivo del divino? Quindi l'obiettivo degli eventi e delle cose che accadono, la libertà dalle paure, attaccamenti, resistenze e l'amore. Quindi lo spirito che ti fa visita in questo mese è lo spirito che ti permette di guardare al di là di ciò che appare per come appare. Ed è uno spirito potentissimo perché significa entrare in risonanza con il quarto chakra. Aprire il quarto chakra significa entrare in risonanza con quello che è al di là di ciò che appare. Entrare in risonanza con lo spirito dell'amore, del coraggio, di guardare al di là di quello che la tua mente razionale ti fa vedere. La mente razionale con i suoi dubbi, con le sue incertezze, con le sue paure. Al di là della paura cosa c'è? C'è amore. E quindi è questo spirito che ti visita e ti intima anche guarda al di là di ciò che appare, entrando in risonanza con il cuore. Bellissimo. Qual è la paura e la ferita che chiede ascolto? La maschera, incredibile, incredibile, la maschera. Cos'è la verità? Il vero che la tua mente razionale percepisce come vero si fonda su dei parametri precostituiti della morale comune. Questo è giusto, questo è sbagliato, questo è meglio, questo è peggio. Ma secondo quali parametri? Di una morale corrotta. Allora è come se ti dicesse guarda al di là di quello che la tua mente razionale ti fa vedere come vero, perché tutto ciò che tu credi in questo mese non è vero. Tutto ciò di cui che credi con la mente razionale non è vero.
La verità del reale è percepibile solo con una profonda connessione con il quarto chakra, con l'essenza vera. La verità vera può fare male alla mente razionale perché non è controllabile, prevedibile e governabile. E quindi qua ci sarà necessità di guardare una verità in faccia con la consapevolezza del cuore aperto. C'è paura a mostrarsi così come si è veramente. Questo è il senso. La paura di dire la verità. Hai paura a dire la verità, hai paura a essere nel vero. Perché essere nel vero comporta che tu abbandoni ogni maschera. La maschera noi la usiamo per proteggersi anche. La maschera, la persu, la personalità, no? È stata costruita in virtù di un certo programma programma razionale. Io mi costruisco questa personalità, lo facciamo inconsciamente dalla nascita, per conformarmi al luogo comune. Lo facciamo inconsciamente, per essere accettata, per essere accettato, per essere vista, riconosciuta o riconosciuto. Ma chi sei quando nessuno ti guarda? Ecco, la ferita che chiede ascolto è essere davanti a tutti e a tutte le circostanze come quando nessuno ti guarda. Essere nel vero, perché questa è la difficoltà. Essere nella verità autentica di ciò che sei quando nessuno ti guarda, di quello che sei quando sei nel tuo intimo. C'è difficoltà a essere chi sei quando sei nel tuo intimo davanti a tutti. Ma per esserlo davanti a tutti devi riconoscere che ogni tua fragilità, che ogni tua imperfezione, quello che la tua mente razionale giudica imperfezione, sono i tuoi più potenti alleati. E allora lo spirito che ti visita, che è tutto ciò che brilla, non mostrarti chi non sei, perché non fai altro che accumulare resistenza, attaccamenti, karma. Mostrati nel vero anche se può sembrare difficile, solo inizialmente. E vediamo qual è il miracolo quotidiano possibile. Wow! 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 Benedizioni che nemmeno ti immagini, benedizioni. Se segui questo che ti ho detto adesso, perché questo chiama la tua anima, tu sarai benedetta. E cosa vuol dire benedetta o benedetto? Sostenuto e sarà tutto fluido. Non devi sforzarti, è tutto fluido, è una benedizione continua. Bellissimo. Noi usiamo le maschere per proteggerci, perché senza l'identità che abbiamo costruito come persona, ci sentiamo persi, ci sentiamo non riconosciuti. E questo è il lavoro che facciamo anche nell'estasi sciamanica. E disintegrare un'identità basata sul falso, e il falso è tutta l'identità che hai, perché è costruita sul luogo comune, falsi moralismi e perbenismi, e rinascere nel sé, l'infinite possibilità che l'anima ha di espandersi, di espansione. E quindi quando togli una corazza fa male, ma perché si stacca questa personalità che è costruita sulla tua pelle. Quindi il dolore, cos'è il dolore? È quando si stacca la vecchia pelle. E sarai benedetta o benedetto. Wow, vediamo qual è il viaggio del mese con 7 carte. Perché se tu fai questo riconosci anche negli eventi e nelle persone la loro autenticità e anche le loro fragilità delle maschere. Cioè se tu riconosci le tue fragilità come tuoi più potenti alleati, riconosci anche nell'altro le sue fragilità e hai compassione
di quelle fragilità, e quelle fragilità dell'altro non sono più ostentanti per te, non sono più delle... se l'altro non si difende è perché tu non ti difendi più, e quindi c'è amore. Non vedi più la corazza dell'altro perché tu stessa ti sei alleata alle tue fragilità e non metti più la corazza. Ok, allora vediamo il cammino, il viaggio del mese. Prima carta, energia generale del mese, l'atmosfera e il clima emotivo. Bellissimo, qua ci sei tu, il Papa. L'energia generale del mese, il clima emotivo, è la verità, la risolutezza nella verità. Tu hai imparato tanto dalle sfide, perché il Papa è il 5 degli arcani maggiori, è l'insieme di tutti i 5 degli arcani minori, e il 5 è la crisi. Tu ti sei, in questo è il mese in cui tu, come clima emotivo, metterai in pratica o vivrai secondo ciò che hai appreso dalle tue crisi interiori, grazie al confronto con il mondo. È un clima di serietà, di presenza, di maestria. Allora, vediamo qual è amore e relazioni. Cosa accade nell'amore? Scusami, cosa accade nelle relazioni? Quindi l'amore come spirito che accompagna tutte le relazioni, amicali, familiari. Cosa ti chiede l'amore in tutte le relazioni? Ti chiede darti pace e denari, ti chiede apprendere con umiltà. L'amore ti chiede di apprendere con umiltà dall'altro, perché hai capito che si può sempre imparare e stupirsi nuovamente. Anche cose che credevi non fossero possibili sono accadute o possono accadere in questo mese, anche svolte di altre persone. L'amore ti chiede di darti col pace ai denari, proporre, fare, secondo questa umiltà che può nascere solo grazie a tante crisi che abbiamo evoluto dentro di noi. E non si smette mai di imparare, questo è l'umiltà, anche se sei un maestro. E poi qua vedo incontri, ma l'amore lo approfondiamo dopo, intanto voglio vedere tutte le carte. Lavoro, denaro, missione. Il lavoro come atto sacro. Cosa accade nel lavoro e nella missione? 3 di bastoni, si apre una nuova visione, nuove prospettive, nuovi sogni, nuovi progetti. Allora, quarta carta, corpo, energia, salute. Cosa chiede il corpo per sostenere l'anima? 9 di spade, non ignorare i segnali del corpo, perché le preoccupazioni o la mente potrebbero somatizzare nel corpo dolori o alcune circostanze o somatizzazioni. 9 di spade sono la mente che somatizza nel corpo fin quando il quarto chakra non viene aperto. Allora, Ukketamo, accolgo i segnali del mio corpo, come accogliessi la vita che si propaga in me. Comunque lo analizziamo dopo. 9 di spade. Qual è l'evento o la svolta del mese? Qual è l'evento o la svolta del mese? Due di spade, c'è una decisione da prendere come evento, da cui può arrivare una svolta. Vediamo qual è il consiglio sciamanico. Usa la dolce tristezza per allearti come fosse il tuo più potente alleato. 5 di coppe, non focalizzarti su ciò che è stato perduto come vittima, ma piuttosto alleati con quelle emozioni affinché tu possa creare da quello che resta qualcosa di realmente stabile. Continuiamo. Esito, benedizione finale. Guarda come te ne esci dal mese, festeggiando, celebrando, 3 di coppe, felicità. Felicità, leggerezza. Allora,
Da tutta questa stesa io ti dico chiaramente che questo è il mese in cui la tua maestria, ciò che hai già imparato nella vita, sulle crisi, sui cambiamenti, nel farti da ponte tra umano e divino, viene concretizzato. Avrai l'opportunità di praticare ciò che hai acquisito a livello di maestria spirituale. Vedo queste coppe, queste spade, no? Spade e coppe. C'è un movimento emozionale molto forte e la mente che mette il limite, il blocco. Io vedo che tendenzialmente inizialmente tu prendi questo movimento emozionale e lo riversi in delle visioni. Cioè ti allei con queste emozioni, io vedo, e hai delle visioni. Se non si ha la visione, non si va da nessuna parte. Le visioni, l'immaginazione creativa attiva, tu ce l'hai, hai delle visioni. Queste visioni ti portano a concretizzare nelle relazioni dei piccoli passi per qualcosa, poi c'è un po' di paura forse per il futuro, tant'è che il tuo corpo te la fa accusare col 9 di spade, tant'è che le decisioni importanti non vengono prese proprio in questo mese, grandi decisioni importanti, ma viene fatta un'azione importante di allearsi con le proprie emozioni. Partendo dalla prima carta, il Papa è verità interiore, guida spirituale, scelta di ciò che è giusto per l'anima. Quindi questo mese è un mese in cui sei chiamata o chiamato a fare delle scelte mature, a stare dentro ciò che senti essere giusto per te. O è una scelta relazionale, o una scelta lavorativa, o una scelta di valori. È come se tu dicessi: io adesso voglio qualcosa di vero, di pulito, di autentico. In tutto, E smetti di accontentarti, perché il Papa non si accontenta, perché ha già vissuto grandi crisi interiori e si è fatto da ponte tra visibile e invisibile. Nelle relazioni c'è una nuova possibilità, un inizio, un messaggio, un gesto concreto, un amore che cresce piano. Quindi in amore succede questo, o nelle relazioni. Qualcuno si fa avanti, qualcuno torna con un atteggiamento diverso, oppure una relazione già esistente riparte su basi nuove, più sane. Non mi parla di un amore eccessivo, travolgente, ma vero, concreto, stabile, cioè della serie costruiamo pian piano, ma costruiamo bene. Lavoro, missione, 3 di bastoni, apertura. Il 3 di bastoni dice espansione, nuovi orizzonti, risultati che arrivano. Quindi nel concreto qualcosa che hai seminato inizia a dare risultati. Puoi ricevere una proposta, puoi allargarti, espanderti, cambiare visione. È come se tu dicessi: sto andando verso qualcosa di più grande. E in questo mese tu vivrai il tuo lavoro come un atto sacro, cioè proprio come missione. Attente allo stress, 9 di spade, pensieri, insonnia, ansia trattenuta. Cioè il corpo ti chiede riposo, il corpo ti chiede respiro, il corpo ti chiede dolcezza verso te stessa o te stesso. È un invito a non farti violenza mentale, a non autosabotarti, a non cercare sempre il lato negativo del vittimismo della cosa. Chi sta facendo con me l'estasi sciamanica, le pratiche sciamaniche, siete già indirizzate verso l'integrazione del Papa e la realizzazione degli obiettivi in questo mese, quindi ti dico solo ciò che può affiorare, va bene? Nonostante all'inizio ti abbia detto le scelte grosse non vengono fatte in questo mese, non era proprio così, cioè i risultati di grandi scelte non li vedrai subito, ma li vedi già nell'immediato, i grossi risultati, perché il 2 di spade qua mi dice che c'è una scelta che hai rimandato, o una scelta che non vuoi vedere, o una scelta che fa paura. Può essere scegliere tra due persone, scegliere se restare o andare via da qualche parte, scegliere se cambiare lavoro o scegliere se dire la verità. Cioè il 2 di spade ti dice: non puoi più evitare di vedere. Arriva il momento di togliersi la benda dagli occhi. Qual è il consiglio sciamanico? La dea della dolce tristezza che trasforma. Non fuggire dalle emozioni di tristezza, non anestetizzarti con l'analisi e il perché, per come sono successe quelle cose, è successo nel passato, perché. Non distrarti. Senti quello che senti. Onora tutto ciò che arriva, piangi se serve,
sfoga se serve, cioè se fai uno yoga sciamanico è perfetto così. Anzi, lo yoga sciamanico ti darà dei risultati strepitosi, 3 di coppe benedetti, ma non significa che se non lo fai non li raggiungi, questo è il potenziale per te. Qua dentro c'è una rinascita emotiva, tant'è che il 3 di coppe me lo conferma, gioia, celebrazione, amicizia, amore condiviso. Quindi alla fine del mese tu celebri qualcosa, vivrai un momento grandemente felice, ti senti amata o amato, ti senti parte di qualcosa. Questa è una carta di felicità reale, di felicità condivisa. E ritornando agli oracoli, non fermarti alle apparenze, non credere a ciò che sembra perfetto, vai oltre la superficie perché ciò che è davvero per te non è sempre quello che luccica subito. C'è una verità che hai paura di dire, paura di essere autentica, paura di dire ciò che senti davvero, paura di deludere qualcuno, ma il mese ti chiede di essere vera o vero. Perché la tua libertà passa dall'essere vera o vero. E la promessa è questa. Se tu vai oltre le apparenze, dici la verità, senti il tuo cuore, tu scoprirai che sei protetta, protetto, guidata, guidato e benedetto. Quindi qual è questo il messaggio? Questo è il mese che ti mette davanti a una verità. Ti chiede di scegliere con il cuore, ti invita a lasciare andare ciò che non è autentico, all'inizio può fare male, ma alla fine celebri, ami e ti senti benedetta o benedetto. Quando smetti di fingere e inizi a essere vera, ovvero la vita ti apre le porte della gioia e tu finalmente brinderai alla tua verità e alla tua libertà. Andiamo a vedere con le specifiche. Adesso cosa ci raccontano le specifiche? Cioè ti vedo esigente e compiere questa tua essere responsabile delle tue emozioni, degli eventi che ti accadono ed esigente al tempo stesso perché ti senti sempre più forte alleandoti alle emozioni sotterranee. Il Papa, l'atmosfera e il clima emotivo, il Papa, gli amanti, ti viene chiesto di fare una scelta tra due persone qua. O meglio, una scelta, ma non solo in amore, perché gli amanti sono la scelta, non è solo l'amore, no? È la scelta. Ti viene chiesto in questo mese, e lo farai perché il clima emotivo è questo, di fare una scelta autentica. Scelte autentiche, soprattutto una che è stata rimandata, una o due. Scelte autentiche. Vediamo un po' sul 3 di bastoni, nel lavoro, missione, 4 di denari, paggio di bastoni e l'8 di bastoni. C'è una novità nel lavoro, qualcosa che ti accende la miccia, qualcosa che ti accende, una novità. All'inizio ho un po' paura del nuovo, poi vedo che ti apri, c'è una novità nel lavoro, una miccia, una proposta, qualcosa di entusiasmante che fa muovere velocemente l'energia. Continuiamo su questo 9 di spade. Cavallo di bastoni, regina di spade, 10 di bastoni. C'hai una carica fortissima tu creativa che sta nascendo da dentro. Però è come se la ostruissi con pesi e responsabilità che non sono più tue o non sono tue. C'è una carica energetica potentissima dentro di te e che la regina di spade, che sei tu, anche se tu sia uomo o donna non importa, e riconosce che questa carica energetica può essere, che poi la Kundalini, può essere integrata soltanto se tu tagli via pesi e responsabilità che non ti appartengono. Oppure qua ci possono essere degli archetipi femminili che ti provocano questo stress. Allo stesso tempo tu ti renderai conto che è un archetipo femminile che dovevi incarnare in te. Vediamo un po' su 2 di spade, poi ti dico, fammele mettere tutte.
paggio di coppe, 2 di spade, 2 di spade e il 3 di bastoni. Fammene mettere un'altra, adesso ti dico, 5 di coppe, una sola, il diavolone, guarda, paure, attaccamenti e resistenze, ti devi confrontare con queste paure, devono essere proprio trascese. 3 di coppe alla fine, meraviglioso, meraviglioso il mago. Questo mese per te è una scelta importante, scelte importanti sono qua, scelte importanti. Perché sono scelte che riguardano valori, verità, futuro. Cioè arriverà un momento in questo mese in cui tu devi dire scelgo questo è ciò che è giusto per me e basta, quello è. Può esserci una proposta seria, una dichiarazione, oppure la decisione di chi è davvero quello giusto per te, la cosa giusta per te. Sì. Io poi vedo invece nel lavoro una situazione che era ferma, 4 di denari, che si sblocca velocemente e ti mette in movimento con molto entusiasmo. Questa roba qua del 9 di spade, io vedo che sei molto attiva o attivo, ti muovi molto, fai mille cose, prendi decisioni mentali, però accumuli troppo, c'è tensione, sono disturbato, cioè il corpo ti dice stai facendo troppo da sola o ti stai assumendo responsabilità che non sono tue. C'è una richiesta concreta del corpo qua a delegare come responsabilità o a rallentare, a non pretendere la perfezione che non esiste. Allora, come evento, io vedo qua che la tua scelta di darti o meno, o meglio, scusami, sì, arriva un messaggio emotivo, una dichiarazione, un invito, un riavvicinamento, una proposta dolce, però tu sei ancora nel dubbio, quindi dubbio ripetuto 2 volte, cosa accade? Qualcuno ti apre il suo cuore, ma tu devi scegliere se aprirti oppure no. Il 3 di bastoni finali dice, la scelta che fai apre il futuro. Quindi evento concreto, un messaggio, un invito, un ritorno che ti mette davanti a una scelta affettiva. E in tutto questo trambusto cosa succede? Riemerge una ferita affettiva, una delusione e un attaccamento. Potrebbe essere paura di perdere, dipendenza emotiva, un attaccamento a una persona o a un'idea d'amore. O a un'idea d'amore. Quindi il consiglio qua è chiarissimo: non fuggire questa emozione, guardala in faccia, liberati da ciò che ti incatena, perché è un rito di liberazione. Se non l'ho detto all'inizio, chi non è ancora familiarizzato col cammino sciamanico, sotto all'info box trovate la pratica dei 21 giorni profetica per fare tutta questa cosa qui. E alla fine io ti dico che godrai in modo pazzesco, perché vedo nuove proposte, potere creativo, tu creerai gioia, felicità, armonia, ma non solo, perché questo è un finale potentissimo, vedo che manifesti tu la realtà che vuoi, sei tu che crei la relazione o le relazioni o il lavoro, sei tu che crei la felicità. Io qua vedo che ci può essere anche un evento in concreto, può essere una celebrazione tra amici, una celebrazione anche di lavoro, però dove è richiesta anche l'emotività, una festa, una relazione che nasce, oppure una situazione che si concretizza grazie a te. Cioè tu dirai, questa volta creo io la mia felicità e lo fai. Allora, io vedo che questo mese tu fai una scelta d'amore importante. Arriva un messaggio, una proposta emotiva. Nel lavoro si sblocca qualcosa velocemente. Il corpo ti chiede però di rallentare. Affronti una dipendenza o una ferita emotiva e alla fine celebri e crei tu la tua gioia. Perché la tua verità ti mette davanti a una scelta. Ma quando scegli con il cuore, la vita festeggia con te. Potentissimo. Vediamo come fare questa scelta. No, come farlo vediamo, lo sai tu, però le carte ti dicono, no? Il valore di questa scelta. Vediamo un oracolo e poi andiamo ad analizzare l'amore nel dettaglio. Eccola. La porta è aperta. Le intenzioni pure possono aprire porte nell'universo e rendere possibile l'impossibile. Le intenzioni pure.
quando la tua volontà individuale è alleata con la volontà della natura, la volontà universale, che significa apertura del quarto chakra, cioè in questo modo, rende possibile l'impossibile. Credere profondamente nella bontà e guarda la magia e il mago accadere. Credi profondamente nella bontà dell'universo e vedrai la magia accadere. È bellissima, molto molto poetica questa lettura. Ok, adesso ragazze mie ragazzi andiamo a vedere cosa accade nell'amore nello specifico. Allora, andiamo a vedere nell'amore, nelle relazioni a due, diciamo, che cosa accade. Toro, Marzo. Come vanno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi del Toro in amore? Asso di bastoni e c'è una nuova opportunità. Lo spirito dell'allegria, dell'erotismo, una nuova opportunità. La papessa. C'è qualcosa che nasce ma tu è in gestazione, lo senti dentro. La papessa. Wow, la stella. Qua trovi fede, fiducia nell'amore, c'è la realizzazione di un sogno d'amore verso fine mese. La realizzazione di un sogno d'amore. 4 i denari, non è subito, Hai un po'. Allora, la papessa chi è al centro stesa? La papessa è la grande sciamana, no? Lo sciamano, cioè è la voce interiore. Si accende dentro di te in questo mese un'allegria. L'asso dei bastoni è l'allegria, è la Kundalini, è quell'eccitazione, quel fermento interiore, no? Questa opportunità d'amore che custodisci silenziosamente, la fai viaggiare, c'è un'energia erotica che viaggia dentro di te, senza ostruirla, tu la fai viaggiare dentro. La papessa chi è? Colei che non si muove prima che il suo corpo dica sì. Allora, tu hai una saggezza acquisita, abbiamo avuto il Papa nella prima stesa, la papessa nella seconda. Questo è il mese di una grande acquisizione spirituale per te. Questa cosa si muoverà dentro di te fino a quando il corpo non, o gli eventi, che sono manifestazioni poi del tuo spirito, non ti porteranno ciò a cui tu hai dato fiducia, cioè a questa spinta creativa dentro di te. Questo è frutto di tutto il lavoro interiore che hai fatto, E poi la stella mi parla di realizzazione del sogno d'amore, di desiderio. Desiderio che si realizza, desiderio, la fede nella vita che ti permette di realizzare questo desiderio, questo sogno d'amore. Ma in primis è la fede che tu ritrovi in te. In primis, con queste carte, è la fede che tu ritrovi in te e nel lavoro spirituale che hai fatto, che ti permette di manifestare all'esterno un amore alla pari. Potresti avere una grande ammirazione per una figura che accende un archetipo femminile di sogno, di fede, passami il termine, speranza. Questi due femminili qua sono femminili che incarni, anche se sei uomo, È il femminile della custode del mistero e il femminile della realizzazione della fede. Grazie a una spinta erotica, la Kundalini creativa in te. Bellissimo. Ma perché? Perché fai questo viaggio che ti ho detto prima. Vai oltre le apparenze, sei autentica o autentico e vieni benedetta o benedetto, capito? Vediamo l'esterno che si muove verso di te o la persona, l'uomo o la donna che si muove verso di te, l'esterno, l'energia dell'altra persona.
5 di coppe. Ah, 7 di spade. E la luna. Questa è una persona che ha nascosto i suoi sensi di colpa e vive angosce nei tuoi confronti. Caspita. Allora, qua abbiamo, allora, se la conosci già, è una persona che non ha, come se non avesse voluto affrontare i suoi sensi di colpa nei tuoi confronti o la sensazione di, che poi sono sensazioni di abbandono, di tristezza che vengono dall'infanzia, da altre vite, no? E quindi che tu li hai o li specchi a questa persona, sensazioni di abbandono, di rifiuto, una persona che è stata evitante nei tuoi confronti. Se la conosci già, sto parlando, è stata evitante nei tuoi confronti e adesso con la luna ha paura di seguire l'intuizione che gli viene da dentro, al tempo stesso nasconde qualcosa nei tuoi confronti e quello che nasconde è aver evitato il senso di colpa nei tuoi confronti. Quello che nasconde è questo, la perdita, non aver sentito le proprie emozioni, nasconde il senso di colpa nei tuoi confronti, nasconde il senso di colpa. Nel silenzio nasconde il senso di colpa, ti evita o ti ha evitato e custodisce dentro le proprie paure, ma al tempo stesso sa che deve seguire l'intuizione data dalla luna. Se invece non la conosci, è una persona, questo è il profilo energetico di una persona che sta facendo i conti con le proprie paure. E può evitare di fare conti, arriva evitando di fare conti con le proprie paure, ma tu che sei una maestra o un maestro, aiuti questa persona a specchiarsi profondamente con le proprie ombre, con la propria luna, il lato femminile più sotterraneo, la paura del mistero, e a redimersi, anche senza fare niente. La tua stessa presenza supporta questa persona nel redimersi dalle proprie paure, nel sentire la propria profondità, anche se non ti senti senza fare niente, perché è la tua frequenza che irradia questo su questa persona. Caspita, vediamo alla fine cosa succede. Guarda, guarda, qua c'era il 2 di coppe qua sotto. Paura della vera condivisione. Ok, vediamo alla fine cosa succede nell'amore per te. Senso di colpa per averti evitato, per aver fatto finta, magari, non so le vostre situazioni come sono, se la conosci già, di aver pensato a un'altra persona, aver fatto finta, ma non è così. Vediamo. Allora, energia finale. Cosa succede alla fine nell'amore per te, Toro? Cavallo di spade, 9 di spade, c'è una verità che porta delle ansie inizialmente, 9 di spade l'avevamo visto anche prima. Wow! Il 2 di coppe, allora ci sarà un attacco. Cavaliere di spade, 9 di spade, qua c'è una verità che viene fuori, una discussione molto accesa che genera ansie, preoccupazioni, notti insonni o delle cose che vengono dette impulsivamente, qualcosa che viene fuori qualcosa che genera ansietà. E cosa porta questo? Porta all'amore. Delle verità che vengono dette che portano all'amore, un amore vero, un amore condiviso, e si tolgono le maschere, no? Quello che avevamo visto prima. Si ha paura di dire il vero, qua non so chi dice il vero dei due, può darsi che sia tu, può darsi che c'è questo confronto, si ha paura di dire questa verità, si va oltre a quello, alle apparenze, e benedetti è proprio il 2 di coppe. Qua c'è la realizzazione di un sogno d'amore o la realizzazione di una condivisione vera, autentica. Caspita, mamma mia, sembra un colossal, hollywoodiano questo. Un colossal. Qua qualcuno dice qualcosa e l'altro paura.
Non so chi dei due o entrambi, ma poi c'è la condivisione. Vediamo la carta positiva per te in amore. Carta positiva, il paggio di denari, l'avevamo già nelle relazioni della stessa precedente. Incontri, vediamoci, facciamo questo in concreto. Questo è il vedersi, incontrarsi, no? L'umiltà di porsi verso la verità. Facciamo questo, facciamo quest'altro. È programmazione il paggio di denari, il corpo che segue la programmazione. Cioè il fare cose, facciamo questo, vediamoci, facciamo quest'altro. Eh sì, eh sì. Qual è il lato negativo, la carta negativa? Paggio di spade, smettere di non fidarsi. Smettere di non fidarsi. Potrebbe essere anche un'altra persona o un terzo, che però viene eluso. Magari la persona che ti interessa ti dice la verità, che magari hai cercato in altre persone quello che non riuscivo a trovare con te, se la conosci già, oppure una mezza verità che non è stata ancora detta, è al blocco. Quindi è una mezza verità, è una verità che non è stata ancora detta, al blocco, no? Il chiarimento è al blocco, il parlarsi chiaramente è al blocco, e il non risolvere una questione al blocco. Si risolve. Magari inizialmente c'è un po' di tensione, però è qua, è veramente fortissima la lettura, eh? Vediamo cosa ti dirà questa persona. Con i miei oracoli che potete trovare sotto all'info box in descrizione. Stasera faccio l'amore con te. Quando ho scritto questo oracolo mi riferivo anche a quando non si sta fisicamente insieme, ma si fa l'amore. Quando si sente il respiro dell'altro addosso, no? Mi avete capito senza che faccio disegnini. Cioè. Ok, cosa ti dirà questa persona? Saremo felici o saremo tristi? Che importa? Saremo l'uno accanto all'altra e questo deve essere, questo è l'essenziale. Questa persona, o siete felici o siete tristi, vede anche nelle difficoltà la bellezza del vostro rapporto, la capacità di evoluzione nell'interazione anche nella difficoltà e non scappa. Bellissimo. Cos'altro? Amore mio, ti ho cercato per vite intere, ti dice questa persona. Addirittura, amore mio, ti ho cercato per vite intere. È molto poetica questa lettura, ma tutta la lettura di marzo per te è molto, molto, molto bella. Molto poetica, molto, molto bella. Vediamo un po' con queste. Qual è il chakra che tu integri? Visto che veramente o integri, insomma, qual è la carta di chakra corrispondente a questa tua lettura per l'amore, in base a tutto quello che è uscito? La comunicazione, il quinto chakra, la capacità di esprimersi con autenticità senza maschere, è proprio l'integrazione di cui abbiamo parlato prima. Il flusso, il fiore dell'ispirazione, no? È proprio l'asso di bastoni, la capacità di sentirti che sei perfetta, sei perfetto così, con le tue fragilità, con le tue... e sono tuoi potenti alleati. Il quinto chakra mi parla proprio della capacità di comunicare, il Papa anche, no? Il quinto, e anche il Papa, il quinto arcano maggiore, e la capacità di comunicare con l'invisibile prima di tutto, cioè con l'invisibilità, con la nostra parte in ombra, e di conseguenza quando tu ti allei a quell'invisibile, alle tue fragilità, riesci ad avere comunicazione con l'altro autentica, autentico. È una lettura straordinaria.
mi sembra di aver letto proprio l'apice di qualcosa di straordinario che si compie, bellissimo. Vediamo cosa ti dicono adesso le carte del drago immaginale per incanalare tutta questa bellissima energia. La costanza, e tu sei proprio l'emblema di questo. Se qualcuno riesce a fare qualcosa bene a lungo termine è il toro. La costanza, ti leggo subito questa carta. Stupenda. 5 tra l'altro, me ne sono appena accorta. Cioè, incredibile, come il toro, come il Papa. Grande cambiamento, e questo è il cambiamento che viene acquisito in questo mese. Ok. 5. La costanza. Dice: le nostre abitudini di vita, i nostri rituali quotidiani sono i principali responsabili dei nostri fallimenti e dei nostri successi. Introdurre abitudini costruttive nella nostra quotidianità è fondamentale. La principale dote per realizzare ciò è la costanza. Se vuoi introdurre una buona abitudine nella tua vita, per esempio svegliarti tutte le mattine alle 5 per rendere più produttiva la tua giornata, approfittando delle prime ore del mattino, che sono sempre quelle con il maggior tasso di redditività, devi avere costanza. È solo dopo qualche tempo, infatti, che puoi renderti conto di quanto coricarti presto e svegliarti presto al mattino aumenti la tua energia. Anche per uscire da un cattivo rituale ci vuole costanza. Se vuoi liberarti dall'abitudine di mangiare prima di andare a dormire e imparare a consumare l'ultimo pasto della giornata non dopo le 18, devi avere costanza nel farlo. Dopo un po' ti accorgerai di quanto bene ti stai facendo e così ti sarà facile, quasi automatico, trasformare i rituali in un'abitudine. Affinché i migliori rituali si instaurino nella nostra vita e i peggiori vadano via, è necessario innescare una sorta di potere automatico che inizialmente richiede costanza. Il responso del drago. In presenza di questa carta, qualsiasi domanda tu abbia posto al drago immaginale, la risposta è: devi perseverare. Devi perseverare. La costanza è un fatto di decisionalità. Devi decidere di ripetere il rituale positivo o di lasciar cadere quello negativo ogni volta che l'occasione si presenta. A questo fine la tecnica dei 10 respiri è davvero un attivatore potente. E adesso ti do la tecnica dei 10 respiri. Ogni sera, prima di addormentarti, facendo 10 respiri leggermente più lenti e profondi rispetto al ritmo spontaneo, per le mie ragazze che fanno le pratiche sciamaniche con me, la respirazione di consapevolezza, no? Dal naso e dalla bocca contemporaneamente, soltanto un po' più profondo del respiro spontaneo. Allora, ogni sera prima di addormentarti, facendo 10 respiri, fai i tuoi propositi per il giorno seguente. Per esempio, domattina mi alzerò alle 5, oppure non mangerò i biscotti prima di andare a letto, eccetera, eccetera. Lascia che il proponimento scenda in te con il respiro. Depositalo nelle profondità del tuo corpo. Senti che i semi delle decisioni così conservati acquisteranno forza durante l'arco della notte, come semi nella terra, e fioriranno il giorno successivo. Durante l'arco del giorno, ogni volta che ti trovi a dover lasciare andare una cattiva abitudine o a intraprendere un rituale positivo e tendi a sfuggire, a distrarti, a non farlo, ricorri alla tecnica dei 10 respiri, ripetendo nel frattempo il mantra Samasati più volte. Si dice che Samasati sia stata l'ultima parola pronunciata dal Buddha prima di morire e viene resa con l'espressione: ricorda che sei un Buddha, ricorda che sei un risvegliato. L'animale che devi visualizzare, l'immagine che ti può aiutare, è l'orso. Quindi, ragazze mie e ragazzi, Samasati, ricorda chi sei. Detto questo, concludo qui, ti abbraccio forte forte, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!